logaritmo in base 3 di x più logaritmo in base 3 di x meno 2 uguale a 1. Essendoci in ballo dei logaritmi, la prima cosa che dobbiamo fare sono le condizioni di esistenza. Argomenti dei logaritmi, quindi dobbiamo porre questo e questo, maggiore strettamente di 0. Quindi pongo x maggiore di 0, x meno 2 maggiore di 0. Questo è un sistema. Entrambe devono valere. Se una delle due non vale, il rispettivo logaritmo perde di significato. Quindi faccio un passaggio in cui la prima la scrivo uguale e alla seconda sposto il meno 2 a destra, quindi x maggiore di 2. Visto che entrambe le condizioni devono valere, prendo il valore più grande tra 0 e 2. La prima ci dice x maggiore di 0, quindi qui, così. La seconda x maggiore di 2, quindi così. Dobbiamo considerare quell'intervallo in cui abbiamo contrassegnato entrambe le rette, cioè questo intervallo qui, ossia x maggiore di 2. Quindi x maggiore di 2 è la nostra condizione di esistenza. Vuol dire che una volta arrivati alla fine e trovata una o più x, poi dobbiamo confrontarle con queste condizioni di esistenza. Dobbiamo controllare che le soluzioni trovate siano maggiori di 2, nel nostro caso. Procediamo con la nostra equazione. Prima di tutto, a primo membro, vedo che ho la somma di due logaritmi con la stessa base. Posso applicare la proprietà dei logaritmi e scriverli sotto un unico logaritmo in base 3. E cosa devo fare agli argomenti? Li devo moltiplicare. Quindi ho x per x meno 2 uguale 1. Ricordo qui la proprietà che ho utilizzato. Logaritmo in base a di b più il logaritmo in base a di c è uguale al logaritmo in base a di b per c. Ok? Questa è la proprietà dei logaritmi che abbiamo utilizzato qui. A questo punto posso convertire questa espressione in un'espressione esponenziale, giusto? Quando passo agli esponenziali ho che 3 alla 1 è uguale all'argomento del logaritmo, quindi x per x meno 2. Che cosa ho fatto qui? Io so che se ho logaritmo in base a di b uguale a c è equivalente a dire a elevato alla c uguale a b. Ok? Nel nostro caso b è uguale a x per x meno 2, a è uguale a 3, c è uguale a 1. Di conseguenza ho potuto scrivere alla c uguale a b. Adesso mi trovo di fronte a una normalissima equazione di secondo grado. Allora, svolgo le moltiplicazioni a secondo membro, così da avere 3 uguale a x quadro meno 2x. Porto tutto da un membro, così da avere x quadro meno 2x meno 3 uguale a 0. Se lo svolgo con somma e prodotto vedo che cerco due numeri la cui somma sia meno 2 e il prodotto meno 3. Direi che è facile perché questi due numeri sono proprio meno 3 e l'altro è più 1. Di conseguenza ho due soluzioni, x1 uguale a 3 e x2 uguale a meno 1. Ma come vi dicevo all'inizio, devo confrontarle con le condizioni di esistenza. La condizione di esistenza era x maggiore di 2. Quindi vediamo al volo che x con 2 non va bene, perché meno 1 non è sicuramente maggiore di 2. Quindi l'unica soluzione accettabile è x uguale a 3. E con questo ho concluso il mio esercizio.